E benvenuti in questo nuovo video. Venezia-Monza, parliamoci chiaro, è davvero probabilmente l'ultima partita per rimanere in corsa per la salvezza. Affrontiamo di fatto l'unica squadra che ha fatto meno di noi in classifica, ha fatto meno punti di noi. Un Monza, tra l'altro, possiamo dire tranquillamente, rassegnato al suo destino. Noi ancora non lo siamo, però sicuramente nel caso in cui domani facessimo male, la partita andasse male, saremmo i secondi retrocessi dopo di loro. Bisogna dire le cose, parliamoci chiaro. Prima di cominciare però, come al solito, ti chiedo di iscriverti se non sei già iscritto, di condividere il video con tutti i tifosi arancione-verdi e non che possono essere interessati ai nostri contenuti, di lasciare un like che per noi è fondamentale. Chi vuole sostenerci ancora di più può anche abbonarsi e ci aiuterebbe davvero tantissimo, e attivate la campanella così non vi perdete un post partita, il video post partita che speriamo sia finalmente un video post partita bello, dove raccontiamo una vittoria che non arriva da mesi e mesi. Parliamo un po' di questo Venezia-Monza, ma in realtà, ve lo dico onestamente, ci sarebbe secondo me molto poco da parlare da parte mia. Cercherò di essere il più chiaro, conciso e dritto al punto, perché tanto non c'è molto da parlare, c'è da essere sintetici e andare diritti a quella che è l'unico obiettivo, sia la vittoria, perché di fatto domani non c'è altro risultato possibile e questa è tra l'altro una chance pazzesca per avvicinarti al Lecce quarto ultimo, e se la perdi, cioè se butti al vento la chance, ti vuoi un po' del male da solo, diciamo. Quindi contro il Monza non c'è veramente altro risultato possibile se non la vittoria. Affrontiamo di fatto un Monza che ormai è un po', è brutto da dirlo, ma un po' derelitto, nel senso che ha perso le speranze, è a quota 15 punti in classifica, a meno 6 da noi se non erro, quindi sei anche davanti al tuo pubblico, quindi abbiamo davvero tutto per far bene, abbiamo tutte le carte in mano, ma proprio per questo secondo me abbiamo tutto il diritto, noi tifosi, ma penso che la squadra lo voglia in primis chiaramente, però dico, noi tifosi dobbiamo essere i primi a pretendere questi 3 punti, perché ci sono tutte le prerogative per far bene domani. Devono finalmente arrivare questi benedetti 3 punti che non arrivano da fine dicembre. A schermo vi metto anche le partite che avranno le nostre rivali salvezza, così capite anche se qualcuno non l'ha già visto, capite ancora meglio l'importanza di questa giornata qua per accorciare in classifica. È un'occasione veramente più unica che rara. L'Empoli terzultimo se la vedrà lunedì sera con Napoli Maradona, e il Lecce avrà la Juve domani sera allo Stadium. Quindi come vedete anche dalla classifica, inutile che ve lo dica, è un'opportunità, come dicevo, più unica che rara per agganciare l'Empoli a 24 punti e andare a -2 dal Lecce. Questo ovviamente però chiaramente nella migliore delle ipotesi, quindi nel caso in cui noi vincessimo e la Juve e il Napoli battessero rispettivamente Lecce ed Empoli. Una prospettiva che non è così utopica, non stiamo chiedendo sicuramente la luna, ma noi in primis dobbiamo fare il nostro dovere, e allora lì ci sarebbe da crederci fino alla fine, ma diciamo che dalla partita contro il Lecce non è che mi sono portato a casa tante buone cose, non mi ha lasciato sicuramente buone sensazioni. Mi aspettavo una squadra, penso sia un po' anche, si sia anche visto dalle nostre post partita, dal video risposte ai commenti che facciamo di solito, la nostra, come dire, perplessità, la nostra delusione, non tanto anche per il risultato, ma chiaramente per la prestazione messa in campo, perché di fatto mi aspettavo una squadra che, al di là che il Via del Mare è uno stadio difficile, per carità, non lo escludo e assolutamente è così, però dico, mi aspettavo una squadra che si mangiasse il campo, che visto che c'era la possibilità già contro il Lecce, perché comunque diciamo che anche quella partita lì l'ho definita una sfida una finale salvezza, e di fatto per me lo era una grandissima opportunità per avvicinarti che poi tu hai sprecato, però di fatto invece in quella partita lì dove noi dovevamo secondo me sbranare l'avversario, non dico che è successo il contrario, ma non so, probabilmente solo perché sono tifoso, però di fatto un po' così, soprattutto per l'approccio iniziale. Un Lecce che è partito meglio, con più voglia di indirizzare subito la partita, giocando anche meglio, tra virgolette, cioè da tutti i punti di vista si può dire, dai, perché alla fine tra primo e secondo tempo, al di là di quel inizio di secondo tempo dove abbiamo fatto super bene e lo abbiamo sottolineato,
al di là di quello comunque il Lecce per tutto l'arco della gara secondo me ha giocato meglio a calcio, e quando poi finalmente, come dicevo, siamo riusciti a trovare il gol in quei 5 minuti di furia, meritandolo, quindi per carità è un autogol a dire tutta, però comunque il gol di fatto l'abbiamo trovato, va già bene così, siamo ripartiti bene, ok, però dopo, come ha sottolineato anche Di Francesco nel post partita, nel post gara, ci siamo abbassati subito repentinamente senza pensarci troppo, e non siamo neanche riusciti poi a ripartire bene. È quello che mi ha fatto arrabbiare ancora di più, perché ci sta a abbassarsi, ma poi il fattore chiave lì è colpire di partenza, perché ci sta a abbassarsi dopo che sei passato in vantaggio, ma se non colpisci in partenza veramente tanto vale che continui a giocartela come se fossi 0-0, perché sennò le cose finiscono male. E lì poi c'è anche da sottolineare che comunque quelle certezze difensive che avevamo avuto nelle scorse partite contro squadre molto più forti le abbiamo perse, e lì sì, mi sono abbastanza sorpreso, perché il gol di Baschirotto, lì un grave errore in marcatura di Candé che non tiene l'avversario, che non tiene Baschirotto, e al di là di quello comunque altre volte il Lecce ha rischiato di segnare, di farci il 2-1, quindi al di là del gol veramente che abbiamo subito, tante volte hanno rischiato di farci male, e un po' di fortuna stavolta ci ha aiutato sicuramente col palo di Ndri e con la bravura di Radu sul tiro di testa nuovamente di Baschirotto. Quindi ci siamo abbassati troppo in quel caso lì, e il Lecce di fatto ha dominato la gara, avrebbe quasi meritato di vincere sicuramente, proprio per questi motivi qua, visto che in un match salvezza abbiamo fatto così male, in un match chiave come quello. Non riesco a dire che parto così fiducioso come vorrei essere stato, cioè come vorrei essere in questo momento, perché mi ricordo la scorsa partita. Quindi sono un po' tra virgolette tra ansia, esaltazione, ma anche leggermente sfiduciato per quanto visto contro il Lecce. Per questo non do assolutamente per scontato la vittoria domani, secondo me è sbagliato farlo, anzi, visto proprio il rendimento che abbiamo quest'anno, questa stagione, contro le nostre rivali salvezza, per scontato non do proprio nulla. Purtroppo quello alla fine, se ci pensate, è il motivo per cui siamo così in basso in classifica, perché contro le squadre invischiate come noi, nei bassi fondi, abbiamo raccolto troppo poco, pochissimo, cioè fallendo praticamente ogni match, ogni 3 punti possibili li abbiamo falliti. Ci siamo portati spesso a casa un punto al massimo, ma tante volte anche di fronte a ottime prestazioni non abbiamo portato a casa nulla, e quello fa male a livello di classifica, perché anche lì, se ci pensate un attimo, bastavano 1 o 2 vittorie in più e la classifica sarebbe totalmente diversa in questo momento. 1 o 2 vittorie, non ti chiedo di tutte le sfide salvezza le devi vincere, no, ci sta, qualcuna va male, qualcuna no, 1 o 2 vittorie in più potevi anche farle, e a questo punto in classifica basta fare un calcolo veloce e saremmo, non dico sì, secondo me anche quart'ultimi, saremmo quart'ultimi, visto soprattutto la quota salvezza di questa stagione che è veramente bassa. Purtroppo è andata così, parecchi rimpianti, però vabbè, è andata così, amen, guardiamo avanti, guardiamo al prossimo futuro, che il prossimo futuro in realtà domani, perché abbiamo di fatto ancora una possibilità, forse l'ultima, secondo me si può dire tranquillamente l'ultima, domani con una vittoria per crederci fino alla fine, però ripeto, è l'ultima, perché se no, insomma, cioè, se non batti nemmeno il Monza, con tutte le caratteristiche che vi ho detto dal punto di vista, come dire, della situazione, cioè con tutte le dinamiche della situazione Monza in questo momento, problemi societari, problemi di classifica, una squadra rassegnata al suo destino, una squadra che sta nettamente peggio di noi, possiamo dire, se non vinci neanche domani, possiamo dire che la Serie B è meritata, a quel punto sarebbe meritata, per me sì, bisogna essere onesti. Quindi speriamo bene, speriamo sia la volta buona che riusciamo a segnare, magari anche d'azione, però non importa, basta che segniamo comunque, che facciamo gol, e nulla, dobbiamo vincere, accorciare in classifica, per poter vivere un finale di campionato, mancano davvero poche partite, incredibile, per poter vivere un finale di campionato potenzialmente da brividi, però dipende veramente tutto da noi, domani più che mai, vista
il tipo di giornata che aspetta anche le nostre rivali. E nulla, come vi dicevo, non ho molto da dire in questa giornata, perché secondo me la giornata, la partita, l'importanza della partita parla da sé. Io vi chiedo, se possibile, come al solito, in chiusura, di lasciare like, di iscrivervi, di commentare dicendo la vostra su quel che ho detto, o aggiungere elementi se volete parlare di qualcosa di cui non ho discusso in questo video. Attivate la campanella così non vi perdete il post partita. Speriamo sia un post partita festoso. E nulla, è sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione. Dai!